Il 25 febbraio del 1972 la Island Records manda alle stampe il terzo e ultimo album di Nick Drake, Pink Moon. All'epoca del suo autore si sapeva poco, quasi nulla. Nick Drake aveva 23 anni e aveva alle spalle 2 dischi pubblicati con la stessa etichetta, Five Leaves Left del 1969 e Brighter Later l'anno successivo. Sebbene entrambi i lavori fossero di altissima qualità, non avevano ottenuto il successo sperato, contribuendo a far precipitare la fragile psiche dell'artista in uno stato depressivo sempre più profondo, dal quale non si sarebbe mai ripreso. Al momento della pubblicazione dei primi 2 album, la Island credeva fermamente nel potenziale di Nick Drake. Il folk stava vivendo un buon momento in Inghilterra, grazie ad artisti come Cat Stevens, che tra il 1970 e il 1971 aveva riscosso grande successo con gli album Moma Bonjacon, Tea for the Tillerman e Teaser and the Firecut, pubblicati sotto la medesima etichetta. Pertanto la casa discografica sperava di replicare quel trionfo con Drake, il cui talento si distingueva nei testi poetici ed evocativi, accompagnati da musiche sofisticate e innovative. Tuttavia le aspettative furono deluse e Nick non riuscì mai in vita a diventare ricco e famoso come desiderava e, come in preda alla disperazione, lo stesso urlò all'ingegnere del suono dei Sound Technics di Londra, John Hood. La scarsa promozione, dovuta alla riluttanza di Nick nel concedere interviste o esibirsi dal vivo, rese difficile costruire una base di fan. La natura complessa e intima delle sue canzoni, suonate con accordature particolari, complicava le esibizioni dal vivo. Tra un brano e l'altro, Drake era costretto a riaccordare continuamente la chitarra, aumentando il disagio di fronte al pubblico. Durante uno dei pochi concerti si narra che abbandonò il palco improvvisamente, lasciando attoniti spettatori e musicisti. In un periodo in cui la promozione della musica dipendeva fortemente dall'attività live, questo si rivelò essere un ostacolo insormontabile per Nick Drake nel suo percorso verso la popolarità. La sua ritrosia ad esibirsi dal vivo, unita alla difficoltà di adattarsi al ritmo frenetico e alle dinamiche del mondo dello spettacolo, lo pose in una posizione svantaggiata rispetto agli altri artisti dell'epoca, che invece si gettavano con entusiasmo nei circuiti dei concerti e dei tour. A complicare ulteriormente la situazione, come accennato, vi era anche la sua crescente reticenza a concedersi per le interviste, sia per le riviste specializzate che per i programmi radiofonici, che in quel periodo rappresentavano canali cruciali per farsi conoscere dal grande pubblico. Questa sua tendenza a mantenere un profilo basso e la sua avversione ad esporsi mediaticamente contribuirono a rilegarlo sempre più ai margini della discografia. Dopo il fallimento commerciale di Brighter Later, un album dai ricchi arrangiamenti orchestrali che lo stesso Drake non aveva pienamente apprezzato, l'artista praticamente scomparve per un periodo. In questo lasso di tempo Nick iniziò a scivolare in uno stato di depressione diventato sempre più difficile da gestire da parte dei suoi familiari, che a fatica riuscirono a tenerlo sotto controllo con l'ausilio di psicofarmaci. Nella primavera del 1971 la sua situazione peggiora, a tal punto da richiedere un ricovero presso il St. Thomas Hospital, dove viene affidato alle cure psichiatriche. Nonostante le cure e gli psicofarmaci, continua però a vivere tra lunghi silenzi e sporadici momenti di creatività. Successivamente accettò di trasferirsi per qualche tempo ad Algeciras, sulla Costa del Sol, in una villa del proprietario dell'Island, Chris Blackwell, che oltre a questo gli aveva concesso un piccolo vitalizio. Probabilmente è qui che Nick iniziò a concepire un nuovo album che sarebbe stato completamente diverso dai precedenti, un lavoro spoglio, essenziale, senza arrangiamenti, che riflettesse il suo stato d'animo, come aveva già confidato al produttore Joe Boyd al termine delle registrazioni del suo secondo disco. La sua situazione è comunque critica e lo stesso dubita che possa essere in grado di registrare un nuovo lavoro, che comunque nessuno stava attendendo. Nonostante ciò, Joe Boyd, famoso anche per aver prodotto Arnold Lane dei Pink Floyd e che aveva ingaggiato Nick Drake, continuava a credere in una sua possibile ripresa. Per questo motivo disse a John Hood che qualora Nick lo avesse contattato avrebbe dovuto consentirgli di registrare qualunque cosa desiderasse. Così, nell'ottobre del 1971, una volta tornato a Londra, Nick Drake prese il telefono ed effettivamente chiamò John Hood per fissare alcune sessioni di registrazione. Durante la chiamata, tuttavia, è molto chiaro fin dall'inizio: sarà
solo lui in studio, senza alcun altro musicista di supporto. Nelle sere del 30 e del 31 ottobre quindi si presentò al numero 46 di Old Church Street, dove in sala di incisione ci sono John, Nick, la sua chitarra e un pianoforte. Viene realizzato un album di canzoni brevi con nessun brano che superi 4 minuti. Il frammento musicale più corto, Horn, ne dura appena 1:20. La durata complessiva dell'album è di appena superiore a 28 minuti, un lavoro conciso, diretto e crudo, proprio come lo desiderava Nick Drake. Nel disco ci sono solo la sua voce, la sua chitarra e poche note accennate al pianoforte, che emergono nella title track che apre l'album. Il titolo, Pink Moon, evoca un simbolo che nella cultura giapponese era considerato di cattivo presagio, tanto che gli imperatori, quando la vedevano, si rinchiudevano nelle loro dimore barrando le finestre per proteggersi. L'album è composto da 11 tracce in cui emergono temi ricorrenti come la solitudine, la fragilità e il senso di alienazione. Brani come Place to Be e Things Behind the Sun offrono uno sguardo intimo sul tumulto interiore di Nick, esprimendo la sua sofferenza e la sua visione del mondo. Una volta concluse le registrazioni, il disco fu consegnato dallo stesso Nick Drake all'Island Records. Una leggenda, raccontata dal padre Rodney, afferma che i nastri furono lasciati a una segretaria senza che Nick verificasse che fossero effettivamente arrivati nelle mani di Chris Blackwell. Sta di fatto che il fondatore dell'Island ascoltò il disco e decise di pubblicarlo. Come per i precedenti lavori, si pensò di utilizzare una foto di Nick Drake per la copertina dell'album. Il servizio fotografico fu affidato a Kate Morris, che portò l'artista inglese in Epstein Heath, vicino al laghetto, immerso nel tipico paesaggio autunnale, con le foglie cadute ovunque. Tuttavia, lo stato emotivo di Nick rese quasi tutti gli scatti praticamente inutilizzabili. Si trova solo una foto all'interno del disco con un primo piano in negativo. Fu così che Annie Sullivan, direttrice creativa della casa discografica, decise di rivolgersi a un conoscente della sorella di Nick, Gabriel, il pittore surrealista Michael Trevithick. Trevithick aveva già creato la copertina per la riedizione del disco degli Spooky Tooth Tobacco Road, uscito nel 1971, e i suoi lavori surrealisti sembravano fare al caso per la specifica situazione. Il dipinto originale, che a tratti ricorda Magritte, tuttavia, così come per lo stesso Nick, viene dimenticato, in questo caso nei magazzini dell'Island Records, dove, nonostante l'importante cornice, si perde. Venne recuperato in mezzo a dei detriti da un addetto stampa, David Sanson, che successivamente lo donò a Gabriel Drake. Di recente su YouTube è stato pubblicato un video, vi allego il link, in cui l'evocativa copertina di Pink Moon è stata ricreata 3D. Gli elementi raffigurati come la luna, il clown, la scarpa e la tazza da tè mantengono un'aurea criptica, il cui significato rimane ancora oggi un mistero. Questo è dovuto anche al fatto che Nick Drake non fornì alcun suggerimento o indicazione specifica ad Annie Sullivan per la creazione della copertina. Alla sua uscita, Pink Moon, come immaginabile, ricevette poca attenzione da parte del pubblico e della critica. Fu sponsorizzato brevemente su Melody Maker, ma presto cadde nell'oblio insieme al suo autore. Nick Drake morì il 25 novembre del 1974 a soli 26 anni per un'overdose di antidepressivi. La sua morte, sebbene ufficialmente considerato un suicidio, rimane avvolta nel mistero. Quando nel 1990 Chris Blackwell cedette alla Island Records alla Polygram, inserì una clausola nella quale era previsto che Nick Drake dovesse sempre rimanere nel catalogo, nonostante all'epoca fosse praticamente sconosciuto. È forse per questa ragione che nel tentativo di ricavare qualcosa dal suo archivio, che dopo la successiva cessione da Polydor a Universal, fu proprio il brano Pink Moon ad essere utilizzato nel 1999 in una pubblicità della Volkswagen, regalando in maniera postuma a Nick Drake il grande successo tanto desiderato attraverso un'inaspettata e non voluta spinta promozionale. Oggi Pink Moon è celebrato, come anche i suoi altri lavori, come un capolavoro senza tempo, simbolo di quell'inquietudine e della genialità di un artista che, nonostante la brevità della sua vita, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. Ancora una volta spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere le prossime spigolature sonore. Arrivederci!